Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, rieccoci, martedì 11 luglio del 2023, obbligo di riscatto, è un obbligo di riscatto post raduno e quindi le parole di mister Stefano Pioli, quello che un po' si è detto e non detto a bordo campo durante l'allenamento con le ultime sulle due trattative principali, ovvero Renders e Chukwueze, e poi ieri, non so, così un po' lanciati sullo sfondo due attaccanti che ritornano di moda. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, direi hanno visto i nostri video, però sarei cattivo. Detto Ah, ciò, like, commento, condivisione, iscrizione, campanella, come sempre. Le prime cose, tra l'altro, sono gratuite, anzi, è tutto gratuito praticamente. Quindi, like è gratuito, mettete mi piace, non vi costa niente, ci aiuta tanto. Il commento sui nomi che escono, sulle trattative, sul fatto che friggiamo l'aria, anche lì potete scriverlo ed è semplicissimo, l'importante è che commentiate. L'iscrizione è gratuita, attivare la campanella serve a voi, così vi arrivano le notifiche per i nostri video, e la condivisione se vi va con i vostri amici tifosi del Milan. È semplice, forza, fate tutto. come dice il buon Carlo Pellegatti, perché ieri l'ho visto mentre stava registrando il suo video di fianco a me, almeno 1000-2000 i like. Magari, magari. A Mannaggia. 1000 ogni tanto ci arriviamo, a 2000 sarebbe top, però Lo salutiamo il buon Carlo che ritroviamo oggi come al solito alle 19, ma noi ci concentriamo su un caro vecchio amico. Ormai è amico di tutti, è diventato un po'... che fatica. Renders, ora lo sprint, chiusura in settimana, si decide su Chukwueze. Questa è Gazzetta dello Sport, è un po', diciamo così, in ritardo di un 24 ore circa. Cioè, questo è quello che sapeva ieri, cioè su Renders il Milan si è messo dell'idea che deve rialzare l'offerta, perché come ha detto anche ieri il DT della Z, o si alza l'offerta o quella precedente tanto è stata rifiutata, quindi non c'è trattativa in essere, quindi o si cerca di fare una seconda offerta più alta e che vada oltre i 20 milioni, oppure non se ne fa niente. Però siccome A, abbiamo bisogno del giocatore, B, Pioli gradisce molto il giocatore e soprattutto C, come ha detto Pioli, qualche giocatore in più sulla scaletta per Los Angeles schifo non farebbe, sarebbe da chiudere in questa settimana. E il Milan in questa settimana prova a inviare la seconda offerta. sì, io credo che comunque prima del 21, cioè prima della partenza per gli Stati Uniti, il tentativo di chiudere sia Reinders credo che ci sia anche la volontà di chiuderlo in un certo modo, e sia comunque fare un altro tentativo anche per Ciukwueze. Le volontà perlomeno ci sono, poi ci devono essere anche i soldi per farlo, quindi è ovvio che avere sia Reinders che Ciukwueze, oltre a tutto il mega rientro e ritorno ai nazionali per partire per gli Stati Uniti, rischi, non dico di aver già il 90% della squadra a disposizione, ma quasi, nel senso che mancherebbero un centrocampista, forse qualcosa dietro in difesa sulla destra e nient'altro di più. Ecco, dovessi avere sia Reinders che Ciukwueze e la punta, però la punta comunque Giroud ce l'hai, quindi non è che ti manca proprio l'attaccante che ti farà il titolare, ti manca il co-titolare. Quindi avresti una squadra completa all'85 al 90% e non sarebbe male. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo la vagonata di milioni in più che ti chiedono la Z di Alkmaar e il Villarreal. Il Villarreal appunto, perché l'altra questione è appunto Ciukwueze che non si smuove anche lì il Villarreal, anche se il giocatore va a scadenza, però ha venduto Jackson, sta vendendo altri giocatori, non ha bisogno di soldi in questo momento, quindi si può permettere, diciamo così, il lusso di tirare un po' la corda e poi magari, che so, a luglio, a giugno, buonanotte, ad agosto allentarla un po', aspettando la Premier League. Ora, se il Milan non vuol far entrare seriamente la Premier League, per Ciukwueze bisogna stringere un po' i tempi, perché tentare un'operazione, diciamo così,
a fuoco lento, il rischio che invece ci si bruci, perché su Sì. Chukwueze se dai, poi arriva la squadra di Premier che si ingolosisce dei 30-35, che chiede il Villarreal e lo porta via. Se lo vuoi chiudere anche qui, uno sforzo supplementare va fatto. Ecco, bisogna vedere se il Milan vuole davvero mettere 35. Al momento proprio no. Cioè, la prima È, non è più è lontana. è il nodo cruciale. Fosse per me li avrei già messi, nel senso che magari Grazie, non, non sono tuoi. esatto, magari, no, magari non 35, però comunque un giocatore Chukwueze che per il mercato attuale, a un anno dalla scadenza, per me 35 milioni è un buon prezzo, cioè è un prezzo onesto. Magari non 35, appunto 30 più bonus, 30 più percentuali, insomma, in qualche modo puoi cavartela, però non è un prezzo folle, ecco, considerando i prezzi del mercato attuale. È ovvio che se devi fare anche tanto altro, se devi nel mentre anche chiudere Reinders, devi pensare a cosa fare per la punta e quant'altro, ogni milione più, milione meno ti può fare la differenza. E quindi se la differenza, la forbice in questo caso è di 10 milioni o quasi 10 milioni, devi provare a trattare bene, perché ogni milione ti può fare la differenza. Io su Chukwueze ho un pochino di dubbi sulla riuscita dell'affare, li ho, come dicevo ieri. Su altri, magari tipo su Reinders meno, pure su Morata meno, perché credo che la quadra si possa trovare. Su Chukwueze anche il fatto che ci sono tante alternative, anche il fatto che alcune di queste alternative comunque sono vere, concrete. Avevamo avuto anche noi conferme, no? Su Isaksen. Soprattutto Isaksen, sì. E quindi, ecco, se per altri, mi ripeterò, mi dispiace, la stessa roba che ho detto ieri, se per altri sono abbastanza ottimista su Chukwueze, ho molti dubbi sulla riuscita dell'operazione. Molto più Isaksen di Bakayoko, che invece anche perché se devo spenderne 25 per Bakayoko, cioè voglio davvero 35, cioè, nel senso di cosa no, anche perché poi davvero se ne metti 25 per Bakayoko arriva l'ambulanza come c'è in sottofondo. Io invece andrei Henry, a vedere un po' cosa è successo ieri prima di parlare delle punte. Sì. Quadra fisica imprevedibile, ora cambiamo per vincere. Ora, capendo un po' quello che ha chiesto il mister, la base ha detto che è solida e c'è. I giocatori, diciamo così, della prima squadra più o meno le ha, tranne il metacampo e l'esterno. Vuole i giocatori anche fisici, vuole giocatori di ritmo e sull'esterno di destra vuole un giocatore veloce di 1 contro 1. Quindi le caratteristiche per l'esterno sono abbastanza chiare, non vuole un giocatore tattico, non vuole un giocatore che magari viene dentro il campo a fare superiorità, non è un giocatore che magari si mette in tre quarti, no. Vuole un vero attaccante esterno, perché ha anche fatto intuire, a domanda specifica, se pensava a cambiamenti non solo a livello di giocatori ma anche a livello di sistema, ha lasciato la porta aperta. Sì. E quindi a fronte di un Leao, Giroud e un attaccante esterno, a quel punto rimodulare un po' il centrocampo in maniera diversa rispetto agli ultimi anni, senza avere un tre quarti offensivo, ma avere o un tre quarti centrocampista o tre centrocampisti e basta. Ora, il problema è che l'attaccante esterno in questo momento dovrebbe essere Chukwueze a 35-35 e non arriva, perché il Milan ancora non ha messo i 35. Metti Chukwueze o Isaksen, dai. Fai così. Ecco, dovresti mettere un comunitario a questo punto, perché ieri a un certo punto invece Henry così sono rispuntati fuori all'improvviso due attaccanti extracomunitari, vecchie conoscenze, ormai un po' anche con triti e ritriti, cioè Jonathan David e Folarin Balogun.
Che insomma eravamo qui tipo un mese e mezzo fa a dire, ieri invece il buon Gianluca Di Marzio li ha risparati fuori così Li ha all'improvviso. rispolverati, li ha rimessi lì sulla vetrina. Ma allora, dovessi saltar Ma Chukwueze, che decidi di spender meno e di andare magari su un profilo come Isaksen, ci sta anche che dici, vabbè, ho speso, quanti sono? 10-12 milioni per Isaksen? allora, la cifra che il Milan aveva iniziato a ragionare con il Midtjylland era sui 15. Spendo 15 milioni per Isaksen e non ne spendo 35, quei 20 di differenza, quei 15 di differenza, più quello che io spenderei per la punta, piuttosto che Morata, allora magari provo a fare un assaltino a Balogun, che l'Arsenal comunque in attacco mezzo cantiere a 1000 giocatori, oppure provo a capire il margine che c'è per David con Lille, eccetera. Ci può stare come idea, però credo solo se salta Chukwueze, anche perché se no Chukwueze chiude gli slot extracomunitari, saluti e baci a tutti quanti, e B, non lo so, cioè le richieste per me sono comunque più alte di quello che avrebbe a disposizione il Milan, soprattutto per David, estremamente più alte. Poi per Balogun magari un po' puoi lavorarci, per David no. Cioè David è un giocatore, ti chiederanno dai 45 in su, credo e presumo, se non di più addirittura, ma perché è un attaccante che sono 4-5 anni che fa 25 gol. Sei mutato, direttore, parlare è un po' difficile. Ci serve un centrocampista in più, in tutto ciò. Cioè, non è che dobbiamo fare che arriviamo all'ultimo centesimo chiudendo la punta e siamo tutti contenti. No. Tra l'altro. Serve un centrocampista in più oltre a Reinders, quindi non credo che il Milan si metta dell'idea di fare una punta a 40 milioni come minimo. O stiamo impazzendo, cioè proprio stiamo partendo per la tangente e andiamo a metterne 30 per Musa, 30 per Chukwueze, 30 per, cioè 25 per Reinders Reinders, dobbiamo mettere 25 e poi ne mettiamo anche altri 30 e oltre per l'attaccante, cosa che dubito, oppure da qualche parte qualcosa salta e c'è da tagliare. Quindi se salta a meno Chukwueze per che Isaksen, qualcosina la recuperi, però nemmeno troppo, ecco. a meno che una trentina di extra budget arrivino dal mercato in uscita. Tu sei un sognatore. No, sono i soldi che potresti ottenere da Di Chietelare. Tu sei un sognatore, nel senso che sì, potenzialmente sì, Se no, però dobbiamo trovare un deve posto arrivare in campo e un'offerta dove lo da metto? 30, deve arrivare un'offerta da 30. Deve arrivare un'offerta da 30 e qualche chiacchiera preliminare è stata fatta, non a 30 ancora, per niente. Con chi? Eh? Con chi? Dalla Francia, e quindi già questo ti fa capire che i 30 dalla Francia li mette solo il Paris Saint-Germain di solito, quindi non essendo il Paris Saint-Germain non li mettono 30, non li metteranno mai. È la Però il stessa squadra Milan, che ci comprò Paquetà? chi è la squadra che ci comprò il pacchetto? È il Lione con il mercato Ma un bel dilla sta squadra, negoziato. qual è? Non ho capito ancora. Ma lo diciamo domani, Henry, Ma se come no domani? come friggiamo l'aria domani? Eh? No, scherzo a parte, ne servono almeno 28, se no va in minusvalenza, cioè non si scappa, non è che possiamo fare i benefattori dicendo che non rientra più completamente nel progetto, ma sì, 22-23 lo vendo. Cioè, sarebbe da giustificare una minusvalenza importante, cioè non da 500.000 Io euro. penso che il Milan possa... 28 comunque un giocatore giovane, ha toppato una stagione, Però, se ci credi li metti, secondo me, se ci credi li metti. Poi sono ancora tantini forse, deve darsi un attimo una mezza rilanciata sto ragazzo, però io penso che il Milan quell'operazione lì la debba fare non tanto
vendere o non vendere, ma decidere cosa fare realmente al giocatore. Quello certo. Cioè, non può pensare di tenerselo lì sperando che si rilanci giocando una partita sì e 4 no. Cioè, certo. O è realmente l'alternativa a destra, perché in mezzo non ce lo vedo molto, e neanche in tre quarti, ragazzi. In tre quarti per me, ma come fa a farlo il tre quarti? Scusate, non il tre quarti, la mezzala, cioè, anche proprio fisicamente, di testa e tutto. Cioè, un conto è ogni tanto tornare come ha fatto col Belgio, ma la mezzala vera fa una serie di scalate sull'esterno, le coperture dietro le spalle del terzino, l'inserimento in mezzi centrali quando serve, cioè, fa un sacco di altre cose, cioè la mezzala. Poi il tre quarti che ogni tanto si abbassa e si mette in mezzala, altro discorso, forse lì lavorando tanto ci può anche arrivare, ma la mezzala vera è un'altra roba. Lo vedremo cosa succederà con sto ragazzo. Cos'è questo discorso? Comunque un po' mi Da dispiace bocciofila. non dargli il tempo che altri hanno avuto, ecco. Mi dispiacerebbe, capisco anche che se arrivano 30 o 28 quanti sono, il pensiero devi farcelo è pure grande. Mi spiace solo non avergli dato, non dargli il tempo che gli altri hanno avuto. Noi siamo arrivati in chiusura. Oggi ci sono le parole di Ruben Loftus-Cheek, ve le riportiamo direttamente al talk dopo la conferenza di Milanello. Tra l'altro, visto da vicino, sembra mezzo gradino sopra il resto, cioè proprio come struttura è veramente importantissimo. Magari non sarà, che so, 2,05 m per 90 kg. È imponente. È proprio, sì, il fisico è proprio di quelli Speriamo che fa la differenza. Sì, ti ricordo sempre che a calcio si gioca coi piedi, Certo. quindi speriamo che renda bene anche da quel punto di vista lì. Caro Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritorniamo tra poco. Ciao a tutti, mi raccomando, ve lo ricordo, like, commento, condivisione, iscrizione, campanella, forza, ma cosa aspettate? Vediamo le statistiche, vediamo gli analytics, vediamo che siete in pochi a essere iscritti, siete in pochi ad avere le notifiche attivate, siete non pochi, però potreste migliorare a mettere like. Forza, mettete mi piace. Grazie a tutti, ore 11 c'è Chiama Milan col signore qui di fianco e Beatrice Sarti, poi alle 13 c'è il classico lunch, 16 talk, 19 filo rosso nero. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra pochissimo.